Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di una patologia molto diffusa di cui tutti quanti avremo sicuramente sentito parlare almeno una volta, la sindrome del tunnel carpale. Andiamo a fare subito un appunto. Il tunnel carpale l'abbiamo tutti quanti perché è il tunnel che si forma tra le ossa del carpo e il legamento trasverso sopra, attraverso cui passano il nervo mediano, i tendini delle dita e i vasi sanguigni. E quindi cos'è la sindrome del tunnel carpale? È un'infiammazione dei tendini che crea compressione al nervo mediano all'interno del canale. Questa compressione provoca innanzitutto dolore e poi parestesie e formicolio, soprattutto alle prime 3 dita e metà del quarto. Da cosa è causata questa sindrome del tunnel carpale? Solitamente overuse della mano, ripetitività del gesto e squilibri ormonali, solitamente per dire nelle donne in gravidanza. Innanzitutto per diagnosticare la sindrome del tunnel carpale è importante la storia del paziente, quindi chiediamo al paziente quando è che ha male, quando appunto si sviluppano i sintomi e soprattutto da quanto tempo. Per quanto riguarda l'elettromiografia è utile ma non fondamentale, l'importante è appunto la diagnosi a livello clinico. Il primo test da fare è il test di Tinel. Praticamente si va a prendere il decorso del nervo mediano e si fa a dare dei picchietti lungo il decorso. Solitamente il paziente ha formicolio alle dita o ha dolore. Il secondo test è il test di Falen e chiediamo al paziente di appoggiare i gomiti sul tavolo, andare a piegare i polsi e spingere, esatto, dorso contro dorso. 1 minuto fermo così per andare a creare compressione a livello del tunnel carpale. Solitamente il paziente dopo 1 minuto inizierà a avere sintomi. La terapia prevede che si stia per 6 settimane continuativamente, sia di giorno che di notte, con questo, che è un tutore che viene posizionato a livello del polso, chiuso poi con dei velcri in 3 punti, e in questo modo, come potete vedere, il nostro polso mantiene una posizione del tutto neutra e attraverso questo una posizione di riposo per quanto riguarda il tunnel carpale. Il tutore deve essere tenuto sempre? Ovviamente no. Questo può essere rimosso per un paio di volte o anche 3-4 durante la giornata per fare quelli che sono la terapia di mantenimento dell'articolarità del polso. E questo come può essere fatto? Attraverso degli esercizi in acqua calda in cui attraverso la mobilità del polso, in questo caso l'acqua calda e la mobilità ci aiutano a ridurre l'infiammazione che c'è all'interno del tunnel carpale. Insieme a questo ci sono altri esercizi come quello di scorrimento nervoso o delle terapie fisiche come quella dell'ultrasuono che possono essere fatte sempre allo scopo sia di andare ad agire su quello che è il nervo interessato sia per quello che riguarda l'infiammazione della zona colpita. Dopo 6 settimane, molto semplice, le strade sono 2. O tutti i sintomi si sono risolti e quindi l'infiammazione si è ridotta e io posso di conseguenza togliere il tutore e ritornare a utilizzarlo eventualmente solo nel caso in cui mi si ripresentasse la necessità, altrimenti le altre strade è quella di o continuare con la terapia e continuare sempre con l'immobilizzazione perché l'infiammazione non sia del tutto risolta, altrimenti consultare un ortopedico ed eventualmente agire attraverso la chirurgia e andare a liberare. Ciao a tutti, siccome oggi è una giornata meravigliosa vi faccio vedere un esercizio da fare anche all'aria aperta volendo. È un esercizio semplice che richiede solamente l'uso delle mani, quindi andiamo a vedere. Si chiama scorrimento tendineo. Per ogni tendine del dito che passa all'interno del canale carpale si va a fare scorrimento tendineo selettivo. Quindi si va a prendere per esempio la punta del pollice, si va a piegare 5 secondi, 1, 2,
3, 4, 5 secondi si apre, 1, 2, 3, 4, 5, si riparte fino a 10 volte, stessa cosa per le altre, quindi così, 5 secondi aperto, vado a bloccare tutte le altre dita e piego solo, ok, in questa maniera, 5 secondi per tutte le dita. La primissima cosa che tutti voi avete in casa sicuramente, o che comunque vi dovete dotare in caso di trattamento della cicatrice, ed è di una crema molto grassa, soprattutto magari quelle adatte per le mani. E cosa devo fare? Devo semplicemente prendere appena un pochino di crema, non tanta, e andare a massaggiare la cicatrice, ovvero esattamente dove ho il punto della mia cicatrice, comincio con il dito a fare dei piccoli circoletti a livello della cicatrice e continuo a farlo e continuo a lavorare la cicatrice. Una volta che ho sparso abbastanza bene la crema, vado con entrambe le mani a premere cercando di sollevare questa. Lo noterete, io chiaramente ho un segno, non ho una cicatrice vera, ma voi noterete senz'altro che la cicatrice in questo modo cambierà colore. Questo significa che il sangue sta passando nei tessuti sottostanti e sta andando a rompere le aderenze, che sono il primo scopo di questa terapia. Una delle cose più efficaci da poter usare in caso di tunnel carpale per il trattamento della cicatrice è quella del kinesio tape, ovvero prendo una striscia di kinesio e taglio delle piccole strisce da poter poi applicare sulla cicatrice. In che modo? Le strisce non si tendono, sono sul lato in cui non si tende, infatti io provo a tirare e queste non si tendono più di tanto. E cosa devo semplicemente fare? Tolgo il pezzo di carta e sulla mia cicatrice le vado a incollare in modo che queste formino una diagonale. Ne prendo un'altra e allo stesso modo, una volta liberata, vado a creare su tutta la superficie della cicatrice delle piccole X alternate. In questo modo vado a riempire tutta la cicatrice e dopodiché l'unica cosa che dovrò continuare a fare è quella di andare a prendere con le dita e, come per il massaggio, andare a sollevare la cicatrice, il kinesio tape e la cicatrice.